Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Le novità più succose sono tutte qui, e tra pochi istanti vi racconterò cosa è successo davvero. Prima però, se vi piace restare aggiornati sul dietro le quinte delle star, ricordate di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate e di condividere il nostro video. È il modo migliore per non perdere nessun colpo. Detto questo, andiamo dritti alla notizia che ha incendiato i tabloid fin dalle prime ore di oggi. Il presunto ritorno di fiamma tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Sì, avete capito bene, perché secondo le indiscrezioni, l'attore avrebbe compiuto un gesto plateale e tenerissimo per stemperare la tensione che si era creata con Cemre nelle ultime settimane. E non parliamo di un messaggio frettoloso o di una telefonata notturna, ma di qualcosa di molto più audace, la sua comparsa, all'alba, proprio davanti alla porta di lei, con un bouquet che non passava certo inosservato. La voce gira da tempo. Gökberk YLDRM e Cemre Arda, dopo aver diviso il set della stessa produzione, avevano sviluppato un legame che agli occhi di tutti era diventato sempre più evidente. Il feeling nato in scena aveva continuato a vivere anche a telecamere spente, e i due erano stati avvistati insieme in più di un'occasione quando la serie era ormai conclusa. Aperitivi discreti, uscite coperte dai cappucci dei cappotti, sorrisi rapidi per evitare domande scomode. Tutto questo aveva alimentato le chiacchiere su una storia in piena regola. Poi arrivò l'ombra del distacco. Le indiscrezioni di una rottura, esplose il mese scorso, avevano sottolineato una distanza che nessuno era riuscito a ignorare. Appuntamenti saltati, impegni sovrapposti, qualche apparente freddezza durante eventi pubblici. Fonti molto vicine ai due sostenevano che il calendario serrato di Gökberk YLDRM non gli avesse permesso di dedicare a Cemre Arda il tempo e la calma di cui una relazione ha bisogno per respirare. Da qui, i contrasti. Da qui, quel silenzio che a un certo punto era diventato più rumoroso di qualsiasi dichiarazione. Eppure, proprio secondo quelle fonti, nelle ultime settimane Gökberk avrebbe lavorato per rimettere insieme ciò che rischiava di sgretolarsi. Avrebbe preso carta e penna per scrivere a Cemre una lettera personale, una di quelle con cui non puoi barare, perché ogni segno dice più di 1000 parole recitate. Poi, avrebbe ordinato un bouquet con i fiori che lei ama di più, gigli bianchi e rose rosse. Questa mattina, l'attore è stato visto davanti alla casa di Cemre. Ai giornalisti presenti non ha risposto, ma la sua espressione, tesa e insieme determinata, parlava per lui. Lei, quando ha aperto, sembrava sorpresa, quasi spiazzata da quella scena inaspettata, eppure, tra l'imbarazzo e il pudore, è scivolato un sorriso. C'è chi giura di averli visti parlare a bassa voce, lì vicino all'androne, e poi scomparire insieme oltre la porta. Bastano pochi minuti, quando i sentimenti sono veri, per incendiare l'immaginazione di chi osserva. Così i social si sono accesi. C'è chi ha esultato scrivendo che finalmente Gökberk ha trovato il coraggio di ricucire, e chi invece ha invitato Cemre alla prudenza, ricordando che certi errori chiedono tempo per essere riparati davvero. Tra commenti entusiasti e avvertimenti pungenti, una cosa è chiara, la città parla di loro, e li segue con una partecipazione che raramente si vede. Un gesto così non capita ogni giorno, e a quanto pare ha colpito al cuore proprio chi doveva. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora arrivata, ma la scena di stamattina è diventata immediatamente l'argomento più ripreso dai giornali di spettacolo. Ovunque, lo stesso interrogativo: si tratta di una tregua momentanea o della prima pagina di un nuovo capitolo? Quello che traspare, al di là delle interpretazioni, è che Gökberk YLDRM sembra pronto a fare tutto il possibile per riconquistare la sua compagna. E il modo in cui si è presentato, senza clamori ma senza nascondersi, fa pensare a una volontà precisa: smettere di rimandare, guardare in faccia le fragilità, chiedere perdono dove serve e ricominciare da ciò che vale davvero. Ripercorriamo i fatti con ordine. L'attore, noto per l'intensità dei suoi ruoli e per una riservatezza spesso ferrea quando si tratta della vita personale, avrebbe orchestrato una riconciliazione in piena regola con la sua ex, la splendida e talentuosa Cemre Arda, con cui si mormorava avesse preso le distanze da qualche tempo. Nessuno si aspettava di vedere Gökberk così presto, con il cielo ancora lattiginoso e le strade semivuote, davanti al portone di lei. Eppure è successo, e quella visita inaspettata è diventata subito il pezzo più cliccato della giornata. La loro storia, nata tra ciak e riflettori, era stata tenuta lontana dai microfoni, difesa da sorrisi misurati e risposte educate.
Poi il periodo difficile, le discussioni, e quella sensazione fastidiosa di una crepa che non si sapeva più come chiudere. Si era vociferato in particolare che gli impegni televisivi di Goldberg, le notti in bianco, i set lontani e i viaggi repentini, avessero sottratto a Cemre ciò che le mancava di più: la presenza, la costanza, il calore di gesti semplici ripetuti nel tempo. Una mancanza che, alla lunga, aveva pesato. Secondo le nostre fonti, però, Goldberg avrebbe fatto i conti con i propri errori. Riconoscere, bussare, parlare, 3 verbi che oggi sembrano disegnare il suo percorso. Il bouquet, confezionato con i gigli bianchi e le rose rosse predilette da Cemre, era il suo biglietto da visita. È arrivato senza scorta, in modo discreto, aspettando qualche minuto sul marciapiede, con il portiere che spiava curioso da dietro la vetrata. Chiara gli giura di averlo visto guardare il telefono e poi riporlo, come se stesse scegliendo di sospendere il mondo per concentrarsi su un solo istante. Quando la porta si è aperta, Cemre è rimasta senza parole. C'è chi dice che avesse ancora il viso segnato dal sonno e gli occhi lucidi di emozione. Non servono frasi complicate quando a parlare sono i silenzi giusti. Poche parole di lui, una spiegazione sussurrata, un mi dispiace che pesa più di qualsiasi promessa. Lei ha ascoltato, ha stretto le labbra, poi ha accettato i fiori. Da lì, la scelta di rientrare insieme è stata naturale. L'eco di quel momento ha riacceso le speranze dei fan, che da tempo sognavano un passo indietro del destino. Bastava un dettaglio, un gesto autentico, per rimettere in moto il racconto di una coppia che molti considerano una delle più magnetiche del panorama televisivo. Dopo l'incontro, Goldberg non ha rilasciato commenti. Ha preferito allontanarsi dai microfoni, conservando un riserbo che, paradossalmente, ha amplificato l'attenzione. Il suo volto tradiva tensione, ma anche un filo di serenità nuova, come chi ha finalmente fatto ciò che doveva. Neppure Cemre ha diffuso note ufficiali, e forse è giusto così, certi momenti vanno custoditi. Nel frattempo, la rete ha fatto quello che sa fare meglio: discutere, schierarsi, sognare a occhi aperti. Alcuni utenti hanno scritto che l'amore vero ritorna sempre, che chiedere perdono è forza, non debolezza. Altri hanno invitato alla cautela, ricordando che perdonare non significa dimenticare, e che i conti, nei rapporti, si fanno sul lungo periodo. Dentro questo vortice di opinioni, gli amici più stretti leggono nel gesto di Goldberg il segno di una maturità nuova, una scelta di responsabilità più che di scena. Non un colpo di teatro, ma un tentativo sincero. Dalla prima luce del mattino, le testate di gossip hanno rilanciato la notizia con ogni prospettiva possibile. Tutti concordano su un punto: quello di Goldberg non è stato un capriccio improvvisato, bensì una mossa pensata per sciogliere nodi accumulati e cucire un dialogo interrotto. Il bouquet non era soltanto grande, era curato in modo meticoloso, con i fiori selezionati uno a uno, un biglietto breve ma intenso scivolato tra i petali, e piccoli dettagli con un valore affettivo evidente. Un nastrino del colore preferito di lei, un profumo appena percettibile che rimandava a un ricordo comune, e una grafia riconoscibile, quella che non puoi imitare con un messaggio scritto di fretta. Ogni scelta sembrava dire: ti ho ascoltata, ho imparato da ciò che ha mancato. Per capire la forza di questo gesto bisogna tornare al loro primo incontro, su un set dove il tempo aveva smesso di scorrere allo stesso ritmo per tutti. Prove infinite, battute da ripetere fino a farle diventare naturali, sguardi che cominciano a parlarsi mentre i personaggi prendono forma. Fra Goldberg e Cemre era scattata una complicità che andava oltre il copione. Alleggerivano la tensione con una battuta fuori campo, finivano il caffè sempre nello stesso angolo. Si scambiavano opinioni con una franchezza rara. Era lì, tra pause rubate e scene riuscite al primo chat, che il rapporto aveva trovato la sua luce. Poi sono arrivati la promozione, gli eventi, i viaggi, l'attenzione del pubblico, che è un abbraccio ma anche una prova. I piani si sono incrociati e respinti, le notti si sono fatte brevi, le giornate interminabili. In quel vortice, che a volte esalta e altre consuma, si sono create piccole crepe, messaggi senza risposta, chiamate rimandate, appuntamenti mancati. Le voci di allontanamento sono cresciute quando un servizio fotografico dalla location opposta a quella in cui doveva trovarsi Goldberg ha alimentato dubbi e domande. Niente di clamoroso in sé, ma sufficiente a scatenare sospetti e interpretazioni. I fan si sono preoccupati.
Chi li conosce bene ha iniziato a chiedersi se ci fosse ancora tempo per fermare la caduta. E forse è stato proprio in quel momento, quando la storia sembrava scivolare via tra le dita, che è iniziato il cambiamento. Chi li frequenta racconta che Gökberk abbia iniziato a ripercorrere, punto per punto, i passi falsi. Le assenze, i non detti, la fatica di conciliare un lavoro totalizzante con la cura quotidiana dell'intimità. Non bastano scuse a distanza per riparare, lo sapeva. Serviva presentarsi, davvero, guardarsi negli occhi, dire, ci sono. Un amico comune avrebbe fatto da ponte, invitandolo a non aspettare oltre. Nella notte tra ieri e oggi, la decisione, incontrarla all'alba, quando la città è quieta e tutto sembra possibile. Un orario scelto per sfuggire ai flash, che invece hanno trovato lo stesso la strada verso quel marciapiede. Il portiere del palazzo ha osservato la scena come si guarda un film, l'uomo dei pacchi che arriva, l'odore dolce dei fiori, la figura di Gökberk che cambia postura, come per contenere l'ansia. Il mazzo, enorme ma elegante, non era soltanto un tripudio di gigli e rose. Tra i gambi, piccoli ricordi, come un biglietto di un cinema conservato chissà come, e forse una foto stampata alla vecchia maniera, un gesto romantico d'altri tempi che oggi, in mezzo a schermi e notifiche, vale doppio. Chi ha assistito racconta che Gökberk abbia ispirato profondamente, 2, 3 volte, poi abbia taciuto di fronte al trillo del telefono, scegliendo di restare in quel silenzio che prepara gli incontri importanti. Quando la porta si è aperta, il viso di Cemre ha parlato per lei, stupore, tenerezza trattenuta, quell'ombra di fragilità che da tempo non mostrava in pubblico. Le prime parole si sono perse nell'aria fredda del mattino. Qualcuno ha intravisto una lacrima, altri un sorriso insicuro. Le mani di lui tremavano appena, mentre spiegava, senza giri di frasi, ciò che non aveva funzionato e ciò che voleva cambiare. Lei ha ascoltato fino in fondo, poi ha fatto un cenno, un sì piccolo ma fortissimo. Hanno varcato insieme l'ingresso, lasciando fuori il brusio della strada, e in quel varco c'era tutta la promessa di un dialogo ricominciato. Quanto si siano detti dopo resta un segreto, com'è giusto che sia. Ma il messaggio, fuori, era già chiarissimo. Oggi, a poche ore da quella scena, non c'è ancora un comunicato che metta un punto fermo. E forse è meglio così, perché l'amore ha bisogno di parole dette con calma, non di titoli affrettati. Ma la determinazione di Gökberk YLDRM di riconquistare Cemre Arda non è mai apparsa così limpida. Chi li conosce spera che questa volta tutto poggi su basi più solide, con tempi rispettati e non imposti, con promesse reali e non di circostanza. La città, intanto, continua a mormorare, i fan contano i minuti in attesa di un indizio in più, gli scettici tengono il fiato sospeso. In fondo, ogni storia d'amore che ci appassiona ci ricorda qualcosa di nostro, i ritardi, le corse, le seconde possibilità. E forse è anche per questo che la loro ci scalda tanto. Noi continueremo a seguire ogni sviluppo, pronti a raccontarvi soltanto ciò che vale la pena raccontare. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividetelo con chi, come voi, ama sbirciare dove le luci si intrecciano con i sentimenti veri. Per ora ci fermiamo qui, con un'immagine che resta, un portone che si apre all'alba, un uomo con un mazzo di fiori, una donna che ascolta. Il resto, come sempre, lo scriverà il tempo. Grazie per essere stati con noi su Stelle Turche Rivelate. A presto!